Questo supporto non è un supporto da petto per le action cam, ma è un supporto da spalla. E io l'ho preso apposta perché volevo una prospettiva diversa e mi sembra che in alcune situazioni dia in effetti un punto di vista più ampio, sia più piacevole da vedere perché il supporto normale GoPro Cesti è molto stretto, limitato in avanti. Però ha un problema questo, che essendo qua, avete l'action cam qua, non avete una percezione precisa di dov'è e lui si muove un po'. Quindi quello che rischiamo è di ottenere un'immagine che è troppo alta o troppo bassa e ce ne accorgiamo quando torniamo a casa. Per il resto costa 12 euro, veramente poco, ha già il supporto per la GoPro e quindi non dovete comprare la parte, non lo dovete montare, è già inserito, è piccolo, compatto, ci sta nello zaino, quindi è facile da portare, ha un buon supporto per visuali dall'alto, un po' più ampie, però con alcune limitazioni. È meglio secondo me non da action ma da movimenti più tranquilli, state camminando, state facendo vedere un oggetto e volete far vedere l'insieme della scena. Però avendo questo supporto già integrato e suo, se si dovesse rompere con il tempo voi dovreste smontare tutto qua e comprare un supporto compatibile di quelle per gli zaini, quindi è abbastanza complicato. Diciamo che comunque sui 12 euro, e vi metto il link in descrizione, non è male. Ce ne sono altri economici, adesso ve ne faccio vedere un altro che costa addirittura 10 euro. Questo qua è il supporto più economico che si trova su Amazon per GoPro o action cam in genere. Costa 10 euro, è veramente pochissimo e va indossato così. È comodo anche perché ha lo sgancio rapido che altri supporti non hanno, costa 10 euro, insomma vi metto il link in descrizione e devo dire che anche rispetto al GoPro Cesti V2 ufficiali da 40 euro non si notano tutte queste differenze durante le riprese per quanto concerne la stabilità. Se vi faccio vedere prima un'immagine e poi l'altra registrata, secondo me non riuscite a dire questo è GoPro e questo è quello da 10 euro. Certo, non è fatto per supportare grossi pesi, per cui in setup con qualcosa di un pochettino pesante, tipo io adesso ho questo stabilizzatore da smartphone, ma qualsiasi cosa di pesante così, diciamo, vedete che balla comunque. Quindi per questo uso non va bene. Va bene, le plastiche non saranno un granché. Questo supporto che mettiamo sul petto non è ammortizzato come il supporto chassis originale, che è ovviamente più comodo, non supporta grossi pesi, ma per un action cam va bene e in realtà non si notano differenze rispetto a supporti costosi. Quindi secondo me 10 euro è un buon acquisto. Questo qua è il supporto Sony ufficiale per la GoPro, si chiama Cesti ed è il V2, la versione 2, e costa 40 euro, non è che costa poco. Si inserisce così e ha questo cuscinetto sotto al supporto per la GoPro che vi permette di non sentire dolore se lo portate per tanto tempo, magari a petto nudo, senza una felpa come sto facendo io adesso. Certo che per 40 euro contro 10 euro abbiamo visto del supporto più economico. Se vi faccio vedere le immagini riprese con il supporto da 40 GoPro o un supporto da 10 euro economico che si trova su Amazon, voi non riuscite a dire subito qual è quello costoso e qual è quello economico. Le riprese sono tutte e due buone, giusto? Io l'avevo anche preso perché speravo che mi aiutasse qualora dovessi utilizzare non una GoPro ma una camera un po' più pesante, tipo mettere anche uno stabilizzatore per action cam o come in questo caso per cellulare, a tenere di più. Però in realtà anche questo, anche se c'ha questo cuscinetto, non è che sia più stabile neanche in questo caso di quelli da 10 euro. Quindi è di sicuro fatto bene. Le plastiche, per carità, saranno di una maggiore qualità rispetto ai supporti economici, questo sgancio rapido è molto comodo, però sono 40 euro contro 10 euro di quello più economico che c'è su Amazon e le differenze non ci sono. Se lo usate per poco, valutate voi se vale la pena.
E questo è un supporto particolare che ho appena trovato su Amazon e l'anno scorso non c'era, perché ha questa forma davanti un po' a pettorina o grembiule, che dir si voglia, e io poi l'ho modificato nel senso che questo è uno sgancio rapido, ok? Lui non ce l'aveva, veniva tutto attaccato e secondo me era un casino mettersi, già così faccio, io sono imbranato. Quindi la forma particolare serve nel caso in cui noi abbiamo, aggiungendo lo sgancio GoPro, quello da 3 a 2 dentini, o una action cam pesante, una microcamera, una Z-cam, qualcosa di un po' più pesante, perché in questo caso cosa succede? Che qua non deve dondolare e vedete che questo supporto rispetto agli altri che abbiamo provato è più stabile, quindi io sono contento di aver fatto la scelta giusta. Dal design sembrava più stabile, in effetti lo è, molto più stabile degli altri, anche quindi non solo con action cam ma con un setup un pochino più pesante, e la stabilità è la sua caratteristica principale. Poi rispetto al supporto GoPro da 40 euro non è così ben rifinito, però avendo un po' di tessuto è abbastanza confortevole e le riprese vengono ugualmente bene, quindi abbiamo una buona stabilità, un supporto non così confortevole ma comunque piacevole da utilizzare. Se gli fate la modifica come ho fatto io dello sgancio rapido, diventa anche abbastanza comodo da mettere e da togliere, è piccolo, ci sta nello zaino, ve lo mettete via facilmente, non costa pochissimo, però se avete bisogno di riprese un po' più stabili su moto, motard, motocross, mountain bike, quello che desiderate, questo potrebbe essere una buona scelta.